La tecnologia può aiutare a risolvere le sfide più importanti per la Terra, tra cui il cambiamento climatico e la creazione di città più sostenibili. Essendo cresciuto in un'azienda agricola, l'ho visto da dentro il problema per risolvere e ho visto come l'azienda agricola non era organizzata anche in modo digitale, tutto su carta, quindi accedere a ogni informazione richiedeva tempo. Quindi immagino che noi abbiamo un'app che si collega a tutto quello che gira intorno all'azienda agricola. Da quello che mi dici ho visto che quello che facciamo entrambi è raccogliere dati, usare queste tecnologie per fare degli impatti positivi. Magari mi racconti quello che fate nelle città? Le città sono oggi sul punto di frontiera del cambiamento climatico, anche perché gran parte dei consumi, gran parte delle emissioni viene fatta in città. Il tema che abbiamo affrontato è come aiutare queste città a diventare più sostenibili, Ok. come farle diventare più resilienti. E la domanda, i sindaci, i pianificatori urbani, gli assessori non sapevano mai dove prendere i dati e come poi prendere le decisioni. Quindi questa è stata un po' la nostra visione in tema di impatto, di sostenibilità, come invece voi aiutate gli agricoltori su questa, su questa visione di un mondo più sostenibile e resiliente. Lavoriamo su due dati. Allora, sulla parte operativa lavoriamo con le aziende agricole e per misurarlo lavoriamo sulle riduzioni e sull'efficienza che riusciamo a fare. Ad esempio nell'utilizzo dell'acqua, per l'irrigazione misuriamo quanta acqua viene risparmiata con la stessa produzione. Lavoriamo sulla riduzione dei concime, lavoriamo sulla riduzione dei tempi per cui uso le macchine, quindi considera che dai trattori noi prendiamo la telemetria in tempo reale, li elaboriamo e riusciamo a dare dei consigli. Quindi per noi l'impatto è di pura efficienza operativa. E dall'altra abbiamo tutta la parte di impatto ambientale, dove misuriamo la riduzione di carbon footprint, tutti i KPI di gestione dell'acqua, quindi riusciamo a poi misurare tutto quello che è l'impatto sull'ambiente. Quindi ecco, questi sono i due grandi gruppi. E invece da voi Gaetano, come misurate gli impatti che avete sulla società, sulle città e anche sull'ambiente? Sì, noi oggi il tema dell'impatto sia in ambito urbano ma in generale in ambito economico diventa sempre più importante, non solo per i temi ESG ma anche per tutta la reportizione necessaria. Faccio un esempio, noi stiamo lavorando con Milano nel piano area clima. Milano ha la necessità di piantare un numero enorme di alberi. Chiaramente individuare un punto dove fare nuova alberatura, dove fare nuovo nature-based solution, intervenire con le soluzioni basate sulla natura, è importante da un lato conoscere la presenza di verde pubblico, ma anche la presenza di verde privato, conoscere i rischi, quindi per esempio temperatura, isole di calore, livello di uso del suolo, e soprattutto integrare poi questo dato con gli open data della città, quindi dove sono gli ospedali, dove sono le scuole, dove sono gli uffici pubblici, dove sono le piste ciclabili. E quindi utilizzando la nostra tecnologia Milano individua gli hotspot maggior rischio dove puoi andare a effettuare interventi basati sulla natura. In che modo AWS ti ha aiutato, ha supportato questa idea innovativa di digitalizzazione dell'agricoltura? Immagina che noi abbiamo un'app che si collega a tutto quello che gira intorno all'azienda agricola, macchinari agricoli, sensori, satelliti e tanto altro. Quindi ogni giorno giriamo tantissimi dati che devono essere immagazzinati e elaborati. Quindi da una parte abbiamo visto la parte di scalabilità, quindi stoccaggio e elaborazione dati. Dall'altra, negli ultimi anni abbiamo lavorato tanto sul valore aggiunto che diamo i dati con tutta la parte di AI. Quindi elaboriamo i dati che sono estremamente complessi da fonti diversi e ne estrapoliamo un consiglio semplice per l'agricoltore. Questo è quello che noi facciamo con tutta la tecnologia. Noi siamo praticamente nati con AWS, nel senso non abbiamo mai avuto un server nei nostri uffici, perché facciamo un lavoro che richiede molta capacità computazionale, richiede un trasferimento molto veloce delle immagini dallo storage verso, diciamo, le macchine che fanno l'elaborazione dei dati, e quindi essere tutto su AWS, dove tutte le immagini abbiamo sugli S3 bucket, tutte le immagini già disponibili che possiamo ricercare rapidamente, ci consente di fare passare, abbassare il tempo di processamento dei dati. Quindi ci dà sicurezza anche per il futuro, che tu mi hai detto che gestite 500.000 installazioni ai clienti, diciamo anche per noi speriamo di arrivare a quei numeri ed avere un'architettura che può seguire questa scalabilità del business. Oggi lavoriamo tanto in tutto il Sud America, quindi dal Brasile al Cile al Perù. Questi paesi sono estremamente interessanti per noi, così come siamo dall'altra parte del globo, in India, che ha una grandissima popolazione di agricoltori,
Pensa che in Europa abbiamo 14 milioni di agricoltori, in India sono 140 milioni, quindi un'altra scala, sicuramente un mercato interessantissimo, chiaro con tante sfide, però ecco, qui è la parte dove probabilmente una scale up deve lavorare. Al di fuori dell'Europa. Vogliamo guardare gli Stati Uniti, anche noi, da un lato Stati Uniti e Sud America, che sono due mercati molto interessanti, ma anche l'Asia.